Ciao a tutti! In tanti mi chiedete informazioni o di recensire prodotti Oppo, sintomo che questo brand sforna prodotti interessanti ad un costo spesso ragionevole e con buone prestazioni. Oggi vediamo uno degli ultimi prodotti True Wireless presentati, ovvero le Enco Air 4 Pro, versione migliorata della variante 3 e 2 con cui mantiene alcuni elementi di design. Questa versione implementa il nuovissimo Bluetooth 5.4, è certificata iRes Audio Wireless ed è disponibile in due colorazioni, la bianca e la nera. Io per voi ho scelto quest'ultima perché ha una finitura particolare che vi farò vedere a breve. Ma prima andiamo a vedere che cosa c'è in confezione. Dunque in confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo la guida utente alle informazioni circa la garanzia, due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L e, strano a dirsi, il cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 10 cm. Il tutto sta comodamente racchiuso in questa scatola di cartoncino così da poterli tenere sempre in ordine. Veniamo ora alla custodia, che ha questa finitura puntinata sul materiale soft touch che copre i 2/3. È strano però che Oppo abbia deciso di ricoprire solo la parte inferiore, lasciando scoperta quella superiore del coperchio, che dà così questo stacco di design che a me non fa impazzire. Sulla parte frontale è presente il logo Oppo in argento lucido e subito sotto il LED multicolore. In quella inferiore troviamo poi la porta USB-C per la ricarica e sul lato destro il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento. Non sono presenti altri elementi nella parte posteriore che sgombra ma che mostra ancora di più la differenza tra i due materiali utilizzati. Il coperchio ha un buon peso, si apre facilmente e non ha cedimenti o scricchiolii tranne un piccolissimo gioco della cerniera, ma nulla di particolarmente fastidioso. L'interno è opaco, tranne gli incavi superiori e inferiori degli auricolari che invece sono lucidi. L'estrazione, come avete visto, è davvero molto semplice perché gli auricolari si possono prendere dalla capsula e vengono via facilmente e inoltre sono messi nella posizione corretta, quindi quando li prendiamo li possiamo subito portare alle orecchie senza doverli girare tra le dita. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto che si distingue dalla massa per alcune scelte di progettazione da parte di Oppo. Prima di tutto il bastoncino che è arrotondato e si allarga nella parte inferiore mentre si stringe in quella superiore. Il risultato di questo design è che la presa è molto confortevole, ma l'area touch risulta un po' piccola e sacrificata, anche se al tatto è comunque facilmente individuabile. Sia l'area touch che la capsula sono le uniche parti in plastica lucida. Su quest'ultima un'altra particolarità, ovvero le lettere R ed L che sono incise nella plastica e includono al loro interno anche il foro per il passaggio dell'aria. Inoltre questo modello è dotato di riconoscimento dell'orecchio, quindi la traccia audio si ferma quando ne estraiamo uno e riprende automaticamente quando lo reinseriamo. Anche i tre microfoni per la gestione dell'ANC sono stati messi in posizioni diciamo particolari. Il primo è sulla capsula vicino al gommino ma non nella parte interna bensì in quella esterna. Il secondo microfono è a metà tra la capsula e il bastoncino in prossimità di questo foro e infine il terzo e ultimo microfono è all'estremità interna del bastoncino esattamente in mezzo ai due pin per la ricarica ed è collocato anche in quest'ansa che dovrebbe servire a proteggerlo dal vento. Quello che invece non stupisce, se rimuoviamo il gommino, è la doppia protezione contro polvere e sporco, la prima tramite la classica retina nell'ugello e la seconda direttamente nel gommino. Lo spazio a disposizione tra la capsula e il bastoncino fa sì che il comfort generale è molto buono e gli auricolari rimangono saldi in posizione e non si muovono se non per impercettibili micromovimenti. Questo aiuta chi deciderà di utilizzarli anche durante l'attività fisica. Di solito le versioni Pro pesano qualcosa in più, ma non è il caso di queste Air 4 che mantengono un peso contenuto in soli 4,4 grammi. Visto che si ancorano saldamente all'orecchio e che sono abbastanza leggere, indossarle anche per diverse ore non sarà mai un problema. In più la forma della capsula e il bastoncino corto ed arrotondato conferiscono un comfort molto elevato.
Essendo in ear occludono e il grado di isolamento passivo in questo caso è medio, ma il tap sull'area touch, che come abbiamo visto prima è piuttosto piccola ma calibrata bene, risulta delicato e non genera ulteriore pressione nel canale auricolare. Da questo punto di vista Oppo ha fatto un bel lavoro e altri produttori dovrebbero prendere spunto. Ogni riferimento a Samsung non è per nulla casuale e se non sapete perché guardate la recensione della scorsa settimana. L'applicazione eMelody l'abbiamo già vista diverse volte, per cui vedrò di procedere rapidamente. Dopo la configurazione iniziale, tutte le impostazioni principali sono nella prima schermata. Possiamo vedere la percentuale di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Subito sotto possiamo gestire la cancellazione del rumore tra spento, trasparenza e acceso. In quest'ultima modalità possiamo anche decidere il livello di soppressione tra tre impostazioni, ovvero blanda, moderata e massima, anche se consiglio di impostarla a smart, così che siano gli auricolari stessi a modificare l'intensità in base ai rumori circostanti. In più potete selezionare la modalità personalizzata, che dopo un test del canale uditivo imposta appunto una cancellazione del rumore personalizzata in base alle caratteristiche dell'utente. Scorrendo verso il basso possiamo poi modificare l'equalizzazione, ma solo tra tre modalità differenti. La prima è la firma originale Oppo, la seconda enfatizza i bassi e la terza le voci. Infine possiamo abilitare la modalità gioco a più bassa latenza, gestire e controllare il multipoint, cercare gli auricolari e verificare la presenza di nuovi aggiornamenti. Un'applicazione piuttosto completa dove spiccano purtroppo le scarse opzioni di equalizzazioni. Ne avrei preferita qualcuna in più. I controlli invece sono completi, abbiamo a disposizione 5 comandi per ogni auricolare che possiamo modificare come più ci piace, ma vediamo la configurazione di default. Il tocco singolo è disabilitato per entrambi gli auricolari, ma si potrebbe attivare solo al comando di play e pausa. Il tocco doppio ci porta alla traccia successiva, mentre il tocco triplo a quella precedente. Anche il tocco prolungato e tieni premuto è disabilitato e qui si potrebbe attivare la gestione del volume, mentre il tocco e tieni premuto per un secondo modifica l'impostazione dell'ANC e qui si potrebbe attivare anche lo spegnimento per una gestione più completa. Per gli altri comandi configurabili le opzioni sono le medesime, ovvero la gestione delle tracce, dell'assistente vocale e della modalità gioco. Insomma, una configurazione un po' asiatica che però, avendo 10 azioni complessive, possiamo modificare a nostro piacimento. Sono certificate iRes Audio Wireless, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare non implementano il codec LDAC, ma il meno diffuso LHDC. Per sfruttarle al meglio vi consiglio quindi di controllare i codec supportati dal vostro smartphone, perché non tutti lo hanno a disposizione, anche quelli di ultima generazione. Ad ogni modo il driver da 12,4 mm con placcatura al titanio è in grado di offrire una pressione sonora massima di ben 112 decibel, che è un valore di tutto rispetto, e questo di fatti si traduce in un volume generalmente alto ma senza apprezzabili distorsioni. Queste Enco Air 4 Pro sanno farsi ascoltare, hanno un suono diciamo piacione, se mi passate il termine, con la firma sonora di default, quindi senza applicare equalizzazioni che enfatizzano caratteristiche specifiche. Il suono a corpo, i bassi sono presenti ma non preponderanti, le voci sono chiare, ben percepibili e sullo stesso piano degli strumenti musicali, e anche la quantità degli strumenti riconoscibili è di tutto rispetto e talvolta addirittura superiore a tante altre true wireless della stessa fascia di prezzo. Vanno insomma a migliorare generazione dopo generazione, e anche se Oppo dal punto di vista della qualità sonora non delude quasi mai, qui c'è uno spunto in più e caratteristiche migliorate che ci mettono finalmente di fronte ad un prodotto completo. Il volume poi è generalmente alto, impostato all'80%, con alcuni brani si fa addirittura fatica a lasciarli a quel volume, ma come vi dicevo prima la pressione sonora di 112 decibel è imponente, se mi passate il termine. Se le avete con voi e volete capire meglio come suonano, vi consiglio l'ascolto di I'll Take Care of You di Beth Hart e Joe Bonamassa. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate o datemi suggerimenti sui brani da ascoltare. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto ANC attivo.
La cancellazione attiva del rumore è di 49 decibel, ma la frequenza di campionamento è ampia fino a 4000 Hz. Come abbiamo sentito, i microfoni fanno un buon lavoro filtrando il possibile, anche se solo con ANC attivo la voce mi sembra assumere dei contorni metallici, per cui chi ci ascolta potrebbe sentirci leggermente peggio. Senza ANC la voce invece risulta più chiara e confortevole da ascoltare. Oppo dichiara una durata di circa 12 ore con una singola ricarica, il codec AC e il volume è impostato al 50%. Dai miei test, che come ormai saprete conduco con il volume all'80%, si ottiene una durata di circa 8 ore a parità di codec. Se poi decidiamo di attivare la ANC, allora otteniamo prestazioni in linea con quanto dichiarato da Oppo, ovvero 5 ore e mezza, sempre con il codec AC, e considerate che in questa modalità scendono del 10% ogni 30 minuti esatti. La batteria è inclusa nella custodia di 440 mAh e garantisce ulteriori 3 ricariche e mezza per raggiungere il totale dichiarato di 20 ore nelle condizioni con ANC attivo che vi ho appena descritto. Se poi spegniamo la ANC, ecco allora che abbiamo prestazioni degne di auricolari moderni e che non ci fanno stare con l'ansia da ricarica. Non sono dotate di ricarica wireless e questo, fatemi dire, per un modello che si definisce Pro è una mancanza, ma per fortuna hanno la ricarica rapida parziale che con 10 minuti offre fino a 4 ore di riproduzione. Insomma, se abbiamo poco tempo a disposizione e vogliamo ricaricarle al volo, possiamo ottenere fino a 2 ore se abbiamo l'ANC attivo e fino a 4 ore con l'ANC spento. Tenete sempre in considerazione questo aspetto quando fate i vostri calcoli circa la durata della batteria. E veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, come sempre, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. A discapito del suffisso Pro nel nome, queste Oppo sono delle ottime medio di gamma che sono meritevoli di essere prese in considerazione per l'acquisto se siete in cerca di nuovi auricolari. Oppo ha finalmente capito che per tutti i suoi prodotti deve dare un supporto completo anche per iOS e non solo per Android. Questo contribuisce infatti ad ampliare la platea di potenziali acquirenti che non vogliono spendere cifre elevate, ma vogliono comunque dei buoni auricolari al giusto prezzo. Queste Air 4 Pro infatti si possono acquistare per 89,99, che certo non sono pochi, ma in cambio si ottengono ottime prestazioni sonore con il driver da 12,4 mm che ha una buona estensione, una durata della batteria giusta e che ci fa arrivare a fine giornata senza particolari problemi e infine delle caratteristiche tecniche quasi complete se consideriamo che hanno la cancellazione attiva del rumore, il fast pair e la ricarica rapida parziale, ma purtroppo non quella wireless. Vale però lo stesso discorso che ho fatto per le Huawei FreeBuds 6i, che sono delle dirette concorrenti, diciamo, di queste Oppo. È in atto una sorta di riscossa della gamma media, auricolari dal costo tra gli 80 e i 90 euro che più o meno in termini di prestazioni si equivalgono, per cui la scelta deve essere fatta e deve essere guidata da altri fattori, quali ad esempio il design, i colori, eccetera. Se poi siete proprietari di uno smartphone Oppo potrete sfruttarli al meglio, ma ripeto, vanno bene anche con un iPhone e se siete interessati all'acquisto, in descrizione vi lascio il mio link affiliato e vi invito a iscrivermi al mio canale Telegram dove potrete trovare tutti i prodotti recensiti a circa la metà del prezzo di listino. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Il canale sta crescendo, sta attirando sempre più l'attenzione di voi utenti e dei produttori, per cui vi invito a mettere un like e a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto. A voi non costa nulla, ma se volete vedere sempre più prodotti di questo tipo e anche qualcosa di fascia più alta, il vostro aiuto è preziosissimo. Nel prossimo video vedremo un prodotto incredibile che sono sicuro vi lascerà a bocca aperta, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!